All'Inter serve un esterno destro. Negli ultimi giorni e nelle ultime settimane si parla solo dell'urgenza di andare ad intervenire per sopperire all'assenza di Denzel Dumfries, ma in realtà il mercato nerazzurro inizia a muoversi anche in altri reparti. Non è solo l'infortunio di Dumfries a preoccupare, c'è anche quello di Francesco Acerbi che resterà fuori a lungo e poi ci sono voci insistenti su possibili addii proprio nella sessione invernale di calciomercato e tra questi c'è anche quello di Stefan De Vrij, con un contratto in scadenza nel 2026 in realtà, ma che fino a oggi ha avuto un minutaggio sicuramente limitato. Il rischio per il difensore olandese è molto chiaro: giocare poco con l'Inter potrebbe costargli la convocazione per il mondiale ed è per questo che sono nati proprio questi discorsi su un addio anticipato a gennaio. Dicevo, c'è un contratto in scadenza a giugno e c'è quindi una situazione da monitorare, ma soprattutto da parte dell'Inter c'è la necessità di coprirsi le spalle ed è per questo che la dirigenza sta preparando il terreno per un eventuale acquisto in difesa con un profilo nello specifico, che è quello di Tarik Muaremovic del Sassuolo, che piace moltissimo. E allora, amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati innanzitutto in questo nuovo contenuto. Parleremo ovviamente di questo giocatore e capiremo perché il difensore del Sassuolo potrebbe essere, può essere un profilo attraente e allettante per l'Inter. Ma visto anche che siamo in apertura di una settimana che ci avvicina e ci porta direttamente a quello che sarà l'ultimo impegno del 2025, faremo anche il punto in vista della sfida contro l'Atalanta con tutte le top news del momento. Tutti questi discorsi nascono sempre all'interno delle nostre live, all'interno dei nostri dibattiti, all'interno del club di Passione Inter, perché abbiamo una community molto molto attiva. E allora, prima di partire, come sempre, vi ricordo di continuare a supportarci, a supportare il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e poi vi aspettiamo proprio nel club di Passione Inter con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo. E allora parto dal discorso Stefan De Vrij, perché naturalmente l'Inter vorrebbe provare a trattenere De Vrij fino a fine stagione perché è considerato una valida alternativa e su di lui c'è sempre stata una grande dose di fiducia. Infatti anche quando si parlava di cedere De Vrij, cedere Acerbi, la posizione dell'Inter è sempre stata molto netta. Dall'altra parte De Vrij comunque compirà 34 anni a febbraio, quest'anno ha collezionato solo 8 presenze in tutte le competizioni, solo 3 in campionato con 15 panchine. Queste potrebbero, come dicevo prima, non essere sufficienti per la convocazione al mondiale, quindi è naturale che si facciano dei ragionamenti. Onestamente, personalmente, parlo del mio punto di vista, mi viene molto complicato e difficile pensare ad una cessione di un giocatore che fra qualche mese sarà libero, no, libero di firmare con qualsiasi altro club senza vincoli e senza che l'Inter possa pretendere, diciamo, un compenso economico. Ma ovviamente tutto può succedere. La cosa importante, la cosa che ci riguarda, che ci preoccupa è che l'Inter si copra le spalle, sia pronta eventualmente a coprirsi le spalle, perché comunque c'è una situazione, non dico di emergenza in difesa, ma ci sono dei tasselli da dover inserire, dei buchi da andare a coprire. Ed è qui che entra in scena proprio Tarik Muaremovic. Vi mostro la scheda del giocatore direttamente da FotMob, da cui poi prenderò anche le statistiche che vi porterò tra poco. Moremovic attualmente milita, nel Sassuolo, è un classe 2003, 22 anni, è un mancino e questo è uno degli aspetti per il quale, insomma, ci stiamo concentrando proprio su questo profilo. È un difensore centrale, quindi il ruolo naturale difensore centrale, può all'occorrenza giocare anche da braccetto sinistro, altro aspetto che ci interessa molto. Qui è valutato 9 milioni circa, ma in realtà delle cifre riparleremo a breve ed è bosniaco di nazionalità. Quindi comunque un giovane, è un profilo giovane che sappiamo insomma essere anche in linea con quelle che sono le richieste di Octree. Tra poco vedremo quella che sarà la scheda tecnica del giocatore, quelli che sono un po' gli aspetti tecnici che possono interessarci.
Lui vi faccio un po' una panoramica perché appunto ha fatto tanta gavetta austriaca, la chiamo così, prima di finire nella Juventus. È stato inquadrato ed individuato da Fabio Grosso che lo ha voluto al Sassuolo, ha deciso di puntare proprio su di lui nella stagione, della ricostruzione, dopo la retrocessione scusatemi in Serie B, ed è una scelta che si è sicuramente dimostrata vincente, perché Mouremovic si sta dimostrando un giocatore che può crescere molto, ha giocato in quella stagione 30 partite, ha segnato 2 gol e ha mostrato insomma, maturità, continuità e sicuramente voglia di emergere. Alla fine di quella stagione il Sassuolo lo ha riscattato per 3 milioni di euro, ma la Juventus ha voluto tenere un po' il "potere" tra virgolette sul giocatore anche con, diciamo, molta lungimiranza, perché ha inserito insomma la clausola di mantenere il 50% sulla futura rivendita. Quindi in qualsiasi affare, insomma, per il giocatore, la Juventus avrebbe poi il suo guadagno, ecco, con il 50% sulla rivendita. Un modo appunto per restare un po' dentro, no, all'affare e anche, come dicevo prima, una scelta lungimirante evidentemente perché si era capito quello che è il talento, del giocatore e il potenziale di questo giocatore. Infatti in pochi mesi il suo valore di mercato, è esploso, è passato da 5 milioni di un anno fa a circa 20 milioni, poi è tutto da prendere con le pinze, ma siamo attorno insomma a quella cifra, una cifra che può essere anche diciamo adatta eventualmente per l'Inter che, lo considera comunque un profilo, non dico ideale, ma sicuramente adatto per il futuro. Ma perché piace così tanto? Piace all'Inter, piace in realtà anche a noi, ne parlavamo ieri in live, è un nome che, ci avete fatto spesso, diciamo nella nostra community, quindi sicuramente è un nome che attrae e attira. La risposta più semplice, è che è un giocatore duttile. L'ho detto prima, può giocare come centrale, può giocare anche come, braccetto sinistro e questo lo rende sicuramente un profilo perfetto per l'Inter che sappiamo che ama avere, diciamo nel mazzo dei giocatori adattabili, dei giocatori duttili capaci di ricoprire più ruoli, senza però andare a perdere qualità e sicuramente questo giocatore ne ha, tra poco vedremo la scheda tecnica e tra l'altro andrebbe in un certo senso anche un po', non dico a risolvere, però ad inserirsi in quella questione dell'assenza del vice bastoni, no, con Carlos Augusto che deve ogni volta, diciamo così, essere sia un vice Di Marco che un vice bastoni, sicuramente avere un giocatore che può fare anche il ruolo di braccetto di sinistra ti permetterebbe di avere un'alternativa in più e le spalle coperte eventualmente anche in quella posizione. Perché appunto piace così tanto Mouremovic? Andiamo anche un pochino ai numeri, oltre che appunto alle parole, perché difensivamente è un profilo molto solido, molto presente, molto attivo. Lo vediamo, 21 contrasti, 70 duelli vinti e una buona, percentuale insomma di duelli vinti. Questo ci dà e ci restituisce sicuramente un profilo di un difensore molto efficace, soprattutto nell'1 contro 1. Anche, vediamo i dati nel gioco aereo dà il suo contributo, 34 duelli vinti, sicuramente la percentuale del 60% circa può, indicare e darci diciamo, così, indicarci un margine di miglioramento, ma i dati sono buoni. C'è un aspetto importante secondo me, perché 20 intercettazioni, 12 tiri bloccati ci indicano comunque un giocatore che si mostra affidabile nelle letture preventive, quindi ha una buona capacità di leggere quelle che sono le linee di passaggio, di rompere l'azione avversaria prima che diventi pericolosa, quindi questo conferma sicuramente un giocatore con ottime letture e capacità di proteggere l'area. 40 palloni recuperati, sicuramente questo testimonia come dire, un impatto costante, ecco, anche nella riconquista del pallone. L'aspetto sui falli, 11 falli, sicuramente ci dicono di un giocatore che è un po' irruento, ecco, se vogliamo. Qui non lo vedete, ma lui in scusate, 1170 minuti giocati ha collezionato 4 cartellini gialli, quindi comunque un giocatore che, ecco, forse deve misurarsi un po' di più, deve così, trovare un po' più un equilibrio in questo senso, ma appunto è un difensore, quindi anche questo a volte serve. 4 dribbling subiti, quindi restano pochi dribbling, quindi per sintetizzare è un giocatore sicuramente dinamico, efficace nei duelli, nelle letture, con qualche aspetto da affinare, ma sicuramente già molto affidabile. Per quanto riguarda
diciamo così, i passaggi e altri dati che possono interessarvi. Qui non ve li riporto, ma vi faccio un po' un riassunto, perché è un giocatore che comunque è affidabile nel palleggio, con un'ottima precisione nei passaggi corti e medi, è molto coinvolto nel possesso, partecipa molto attivamente alla manovra e ha una buona capacità di gestione del gioco. Si evidenzia soprattutto per pulizia nelle giocate, perde pochissimi palloni e ha una buona efficacia nei dribbling, e so che questo vi fa accendere, la lampadina. Facendo anche un confronto con i dati di Acerbi, è sicuramente un difensore un po' più dinamico, coinvolto, prova molti dribbling, lanci, appunto è bravo nei lanci corti e medi. Acerbi sicuramente è molto più forse preciso e sicuro, perde poche palle e soprattutto, anche in quelle rare occasioni offensive di Acerbi la qualità è molto alta. Invece Mouremovic ha meno qualità, diciamo, in alcune situazioni a livello offensivo. Quindi forse questo è un aspetto da migliorare, però comunque entrambi partecipano molto alla costruzione e, come dicevo prima, comunque Mouremovic rispecchia un po', diciamo così, il profilo tipico del difensore che può servire a questa Inter. L'impressione è che appunto tutto, dipenderà da quello che sarà anche il futuro di De Vrij, da quelli che saranno i movimenti in uscita, perché sappiamo che l'Inter ha necessità anche di cedere per poter, acquistare, ma bisognerà capire insomma quello che succe più che altro per discorsi di spazi, soprattutto per discorsi di spazi. Quindi bisognerà capire come si muoverà, ma il campanello di allarme si accende anche e soprattutto per l'infortunio di, Francesco Acerbi. E a proposito di infortuni ci dirigiamo anche, come vi avevo promesso all'inizio del video, verso la sfida contro l'Atalanta, perché dopo la Supercoppa, c'era stata anche una preoccupazione legata a Zielinski, che era uscito poco prima dei calci di rigore, insomma dopo una partita giocata, interamente, è stato fatto uscire poco prima dei calci di rigore, e quindi molti avevano pensato, molti, me compresa, devo essere onesta, ad un infortunio, ma in realtà ha pienamente recuperato, sta bene, quindi è tornato ad allenarsi, con i compagni. L'unico, diciamo, di, coloro che è rimasto in infermeria per diverso tempo e che negli ultimi tempi è stato assente, che preoccupa un po' di più, è Matteo Darmian. Al di là ovviamente del discorso Dumfries e Francesco Acerbi, che sono a parte, Darmian perché anche lui era partito appunto per la trasferta, la dolorosa trasferta araba, ma insomma, deve aspettare ancora qualche giorno prima di rientrare in gruppo, perché evidentemente non sta ancora bene. Un'assenza che, diciamo così, ormai c'è da tempo, da settembre. Darmian lo dovremmo rivedere e potrebbe essere anche una carta utile, diciamo in un momento in cui serve presenza sulla corsia di destra. E a proposito anche di presenze, sulla corsia di destra, vi dico anche che lì le gerarchie si stanno un po' muovendo e continuano un po' a muoversi, perché nelle ultime partite abbiamo visto Luis Enrique titolare, titolarissimo, diciamo su quella corsia, che ha dimostrato e fatto vedere delle cose positive. Forse in Supercoppa è rimasto un po' più in ombra, l'abbiamo rivisto tornare un po' più in ombra, e devo dirvi che Diouf in realtà sta di nuovo insidiando Luis Enrique. Ne parlavamo proprio ieri, io dicevo Luis Enrique arriva come vice Dumfries in live e quindi ha senso, no, ho detto ha senso che giochi lui su quella corsia, considerando che anche Diouf ha ammesso, che quello non è il suo ruolo, ma ad oggi sembra che a livello qualitativo Diouf e di impatto, Diouf stia convincendo addirittura di più di Luis Enrique, e non è detto insomma che ci sia Luis Enrique sulla fascia destra contro l'Atalanta. In questo momento sembra essere proprio in vantaggio Diouf. Di tutto il resto, ragazzi, parleremo ovviamente e approfondiremo tutto nel consueto appuntamento in live oggi alle 19:30 qui su Passione Inter. Vi aspetto nei commenti per sapere innanzitutto se vi piace Mouremovic. So che a molti di voi piace perché, dicevo, ne parlavamo ieri, quindi so che è un profilo che, vi interessa, quindi vi aspetto nei commenti per leggervi. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.